Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa rosa rossa, veramente bella e grande. La realizzeremo soprattutto perché si avvicinano, oltre San Valentino, la festa della mamma, la festa della donna e perché no, per crearci dei bellissimi bouquet da mettere in casa, per utilizzarla come bomboniera anche di matrimonio, facendola bianca. Quindi ci sono tantissime idee per poter sfruttare comunque sia un fiore. Nel mio canale è già presente la rosa gialla, io l'ho fatta proprio, è stato uno dei miei primissimi video. Ci sono delle parti che purtroppo la spiegazione non è perfetta e ho cercato con questo video di rimediare a qualche piccola imperfezione per quanto riguarda appunto la spiegazione. È un progetto che volevo presentare già da un po' di tempo e quindi ho pensato che l'ideale fosse proprio il primo fiore dell'anno. Diciamo che la rosa appunto è il primo fiore del 2022. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò di preannunciare con delle storie e dei post quel che poi porterò qui sul canale. In più ultimamente sono anche su TikTok, quindi vi invito a seguirmi anche lì. Nelle info del video troverete anche un link della mia PayPal per le donazioni, per chi volesse aiutarmi a migliorare il canale. Può farlo tranquillamente, anzi io ringrazio chi l'ha fatto finora. E detto questo, andiamo alla presentazione dei materiali e ci mettiamo subito al lavoro. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 rosso, cotone numero 5 verde, uncinetto 1,75, fil di ferro per le foglie, pinze, gutte perca per il gambo. Come gambo utilizzerò questo fil di ferro di recinzione, quello che utilizzo io, però voi potete utilizzare anche un altro tipo di fil di ferro, potete utilizzare anche dei bastoncini di legno, quello che poi vi ritrovate per fare il gambo, e colla a caldo. Eventualmente chi non avesse dimestichezza con la colla a caldo può utilizzare tranquillamente l'ago, quindi effettuare delle cuciture. Prendiamo il filo e iniziamo col fare il petalo piccolo. Quindi entriamo nel cerchio magico, prendiamo il filo, facciamo una catenella, all'interno del cerchio magico lavoriamo 8 maglie basse, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiriamo la codina e la stringiamo per bene. Rientriamo e ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo effettuato con maglia bassissima. Ci rialziamo con una catenella, entriamo nel punto che abbiamo generato appunto la catenella e facciamo una maglia bassa, rientriamo nello stesso punto e ne facciamo un'altra, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Nel punto seguente faremo sempre 2 maglie basse
e nei punti successivi faremo 2 maglie basse nello stesso punto. L'unica differenza che ci sarà negli aumenti normali sarà nell'ultimo punto, quindi ci lavoriamo per ora 2 maglie basse per ogni punto. Arrivati qui all'ultimo punto, al posto di lavorare 2 maglie basse ne lavoriamo una, quindi saltiamo il primo aumento, lavoriamo una sola maglia e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima, quindi ci ritroveremo con 15 maglie basse al posto di 16. Questo è il primo aumento saltato, diciamo il primo e l'ultimo, perché ora di qua in avanti lavoreremo sempre non contando l'ultimo aumento, quindi al posto di aumentare il nostro cerchietto di 8 maglie, come è stato l'inizio, lo aumenteremo di 7 e ci resterà sempre l'ultima maglia da lavorare con una maglia bassa, quindi ci verrà sempre per ogni giro negli ultimi punti aumento e maglia bassa e chiusura con maglia bassissima. Ora lo faremo insieme e lo capiremo ancora meglio. Ci rialziamo con una catenella, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Nel punto seguente lavoreremo 2 maglie basse nello stesso punto, quindi ora alterneremo una maglia bassa e 2 maglie basse, quindi una maglia bassa più un aumento, e lo faremo per tutto il giro. Arrivati qui negli ultimi 2 punti, qui faremo l'aumento perché abbiamo fatto una maglia e un aumento, e qui ci lavoriamo l'ultima maglia bassa, che è sempre la maglia dove non abbiamo effettuato l'aumento, e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. Ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto, facciamo un altro punto basso nel punto seguente e nel terzo punto facciamo un aumento, quindi 2 maglie basse più un aumento. Quindi continuiamo così, facendo 2 maglie basse più un aumento fino alla fine del giro. Arrivati all'ultimo punto, qui abbiamo fatto l'aumento, 2 maglie più un aumento, facciamo sempre la maglia bassa che ci divide dalla chiusura. Quindi se non volete mettervi a contare ogni volta le maglie per vedere comunque sia se il conto sia esatto, basta ricordarvi che per essere il procedimento esatto dovete avere nell'ultimo punto una maglia bassa prima della chiusura, e così avrete fatto tutto il lavoro correttamente. Qui ci siamo ritrovati a lavorare 2 maglie basse più un aumento, quindi in totale dobbiamo avere 29 maglie basse. Ora ci rialziamo con una catenella, entriamo sempre nello stesso punto, ci lavoriamo altre 2 maglie basse, quindi abbiamo fatto 3 maglie basse più un aumento nel punto successivo. Quindi per tutto il giro dobbiamo lavorare la sequenza di 3 maglie basse più un aumento. Arrivati qui alla fine facciamo sempre l'ultima maglia bassa
quindi dopo l'aumento, dopo l'ultimo aumento lavorato, e ci chiudiamo con maglia bassissima all'inizio. Questo sarà il petalo piccolo, quello che poi noi andremo a sistemare il primo di tutti nel fil di ferro per formare appunto la parte centrale. Quindi arrivati a questo punto tagliamo il filo e questo sarà il primissimo petalo, quello proprio piccolino. Io qua l'avevo già formato, quindi lo metto qua per renderci conto e continuiamo a fare i 2 petali piccoli, sempre da inserire vicinissimi a quello piccolo piccolo. Quindi continuiamoci la lavorazione e formiamo altri 2 petali con un giro in più. Quindi i petali piccoli saranno 3, uno è questo, che è formato in tutto da 36 maglie basse totali, questo ve lo dico così sappiamo esattamente le maglie. Gli altri 2 petali sempre piccoli saranno formati con un giro in più. In questo caso cambiamo qualcosina della lavorazione nell'ultimo giro e formiamo appunto gli altri 2. Ci siamo rialzati con una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo e facciamo una mezza maglia alta. Nel punto seguente facciamo la seconda, nel successivo facciamo la terza, nel prossimo la quarta, dopodiché faremo un aumento. Quindi continueremo a fare esattamente gli aumenti continuativi a quello precedente. Abbiamo fatto 3 punti bassi più un aumento, ora faremo 4 punti bassi più un aumento, tranne che lo faremo a mezze maglie alte. Quindi continueremo così, facendo appunto 4 mezze maglie alte e nel quinto punto faremo un aumento, 2 mezze maglie alte nello stesso punto e continueremo così fino alla fine. Arrivati alla fine abbiamo fatto l'ultimo aumento, ci avanza sempre la maglia centrale, quella là sempre l'ultima maglia. Facciamo una mezza maglia alta e ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima. Qui possiamo tagliare il filo perché abbiamo terminato il petalo piccolo, quindi lo agganciamo, facciamo passare il filo nella solina e la stringiamo pure la parte centrale, poi andremo a tagliare in un momento successivo i petali e qua ci ritroviamo con il petalo piccolo. Quindi questo è quello piccolino che viene inserito per prima, questo è l'altro e questo sono i 3 petali piccoli. Continuiamo con i petali medi. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorarci tutta questa sequenza del petalo piccolo, scusate, del petalo piccolo. Eravamo arrivati a 3 maglie più un aumento, se voi vi ricordate. Rifacciamo la stessa operazione, quindi rifacciamo la stessa lavorazione e ci rivedremo per continuarlo insieme e quindi fare il petalo medio. Arrivati a 3 maglie basse più un aumento, continuiamo insieme per fare sempre il petalo medio. Una catenella, rientriamo nello stesso punto e facciamo la prima maglia bassa. Nel punto successivo facciamo la seconda, la terza e la quarta. Nella quinta
faremo un aumento, quindi faremo 4 maglie basse più un aumento. 1 2 3 4 e un aumento nella quinta. Continueremo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivati alla fine facciamo sempre l'ultima maglia bassa e ci chiudiamo con maglia bassissima, e qui abbiamo formato, siamo a 43 maglie basse. Una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo 5 maglie basse più un aumento. Quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 5 maglie basse più un aumento. Facciamo sempre 5 maglie basse più un aumento fino alla fine. Ricordatevi che vi dovrà sempre aumentare quella maglia prima della chiusura per essere la lavorazione esatta. Arrivati all'ultimo aumento facciamo sempre la nostra maglia bassa e ci chiudiamo con maglia bassissima nella prima maglia. Come vi ho detto all'inizio, questa sequenza di questi dischetti di maglie basse potete farli in egual modo per la rosa gialla presente nel canale, perché vi avevo accennato che diciamo è anche un rimediare a qualche imperfezione che io in quel video ho fatto. Quello che poi cambierà fra la rosa gialla e questa rossa sarà l'ultimo giro dei petali, quindi alla fine potete lavorare i dischetti in questo modo. Qui ora faremo l'ultimo giro del petalo medio, quindi ci rialziamo con una catenella, entriamo nello stesso punto e ci lavoriamo 10 maglie basse, quindi la prima maglia bassa l'abbiamo fatta, ci lavoriamo la seconda, la terza, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo e ci lavoriamo una mezza maglia alta seguita da un'altra, quindi 1, 2, 3, 4 mezze maglie alte. Nel punto seguente faremo una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto. Quindi riepiloghiamo 10 maglie basse, 4 mezze maglie alte e nel quinto punto faremo mezza maglia alta, catenella e mezza maglia alta nello stesso punto. Ripetiamo 4 mezze maglie alte nei punti successivi, 2, 3, 4 e nel punto seguente faremo una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto. Continuiamo sempre con 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4. Nel punto seguente mezza maglia alta, catenella e mezza maglia alta nello stesso punto. Facciamo sempre 4 mezze maglie alte, 2, 3, 4
nel punto seguente faremo sempre una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta nello stesso punto. Continuiamo con le nostre 4 mezze maglie alte, 2, 3, 4, faremo sempre mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta nello stesso punto. Arrivati qui facciamo sempre le 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3 e 4, e qui ci lavoreremo le 10 maglie basse, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci chiudiamo con maglia bassissima nel primo punto. Questo è il risultato del petalo medio. Vi faccio vedere la lavorazione che noi stiamo facendo eliminando un aumento ci comporta questa leggera incurvatura. Questa è quella che poi alla fine ci servirà, diciamo, ci renderà più facile il montaggio della rosa. Infatti guardate, questa è la leggera curvatura che si ottiene eliminando un aumento iniziale. Quindi possiamo tagliare il filo, lo facciamo passare dentro il cappietto il filo, stringiamo e abbiamo fatto il petalo medio. Lo mettiamo qui. Di questi ne dobbiamo fare in tutto 3. Io altri 2 me li sono preparati, guardate, sono uguali, quindi 1, 2 e 3, e questi sono i petali medi. Ora faremo insieme il petalo grande. Per semplificare tutta la lavorazione, nel petalo medio siamo arrivati, sempre parlando di maglie basse, a lavorare 5 maglie basse più un aumento. Quindi ci riportiamo la lavorazione a 5 maglie basse più un aumento e continuiamo insieme per fare il petalo grande. Arrivati all'ultimo aumento facciamo l'ultima maglia bassa e ci chiudiamo con maglia bassissima. Quindi abbiamo formato 57 maglie basse. Ora possiamo fare l'ultimo giro. Quindi ci rialziamo con una catenella, entriamo nello stesso punto, facciamo la prima maglia bassa e ne lavoriamo 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nell'11ª maglia facciamo 2 maglie basse nello stesso punto, quindi 10 maglie basse più un aumento, 2 maglie basse nello stesso punto. Continuiamo con 4 mezze maglie alte. Diciamo che facciamo la lavorazione che abbiamo fatto per il petalo medio, quindi 4 mezze maglie alte, 3, 4,
e nel punto successivo una mezza maglia alta, una catenella e una mezza maglia alta. Quindi diciamo che la lavorazione è molto simile fra petalo medio e petalo grande. 1, 2, quindi continuiamo a fare 4 mezze maglie alte, e poi facciamo mezza maglia alta, catenella e mezza maglia alta. Quindi ci facciamo questi gruppetti di 4 mezze maglie alte e una mezza maglia alta, catenella e mezza maglia alta nella stessa maglia, fino ad arrivare, io ora vi dirò per quante sequenze lo dovete fare, fino ad arrivare a lavorare le 2 maglie basse e le 10 maglie basse finali. Ho lavorato perciò le 10 maglie basse, 2 maglie basse nello stesso punto, e poi ho fatto delle sequenze di 4 mezze maglie alte e una mezza maglia alta, catenella e mezza maglia alta. Ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui mi ritrovo con le 4 mezze maglie alte e qui devo lavorare 2 maglie basse nello stesso punto e le 10 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci chiudiamo nel primo punto con maglia bassissima e abbiamo terminato il petalo grande. Come vedete c'è formato questa piccola, diciamo, curvatura, ed è formato in tutti i petali proprio per la mancanza di un aumento. Quindi mi raccomando, il dischetto solo di maglie basse con questo metodo fatelo anche per la rosa gialla presente appunto nel mio canale. Ora possiamo tagliare il filo. Lo facciamo passare, ecco, lo agganciamo per bene. Di questi petali grandi ne dobbiamo fare in tutto 4, quindi questo è fatto e altri 3 ce li ho pronti, 2, 3 e 4, perfettamente uguali. Quindi abbiamo 3 petali piccoli, di cui uno piccolino e 2 diciamo leggermente più grandi, poi abbiamo i 3 petali medi e 4 petali grandi. Ora lasciamo in sospeso i nostri petali e ci cominciamo a lavorare il calice e le foglie, così alla fine faremo il montaggio della rosa. Prendiamo il cotone verde e iniziamo a lavorarci il calice. Anche per questo diciamo che la rosa gialla è stata uno dei miei primi video, quindi ho fatto qualche imperfezione, infatti mi dovete scusare. Cercherò di rimediare con questo video per alcuni pezzi, quindi per i dischetti ve li ho diciamo spiegati per bene, potete utilizzarli sia per questa rosa sia per quella. Quello che poi cambia è l'ultimo giro. Per il calice potete farlo esattamente come lo sto facendo ora, quindi non ci saranno, spero che non ci saranno più incomprensioni, perché giustamente è stato un mio errore. Facciamo un cerchio magico, una catenella, filo sull'uncinetto e lavoriamo all'interno 10 mezze maglie alte. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tiriamo la codina lasciando un piccolo foro dove appunto dovrà passare il fil di ferro per fare il gambo. Quindi se voi avete un qualcosina di diverso o di misura diversa, potete tranquillamente provare a passarlo all'interno. Ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo fatto con maglia bassissima. Ci rialziamo con una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nel primo punto e facciamo una mezza maglia alta. Entriamo nel secondo punto e ne lavoriamo invece 2. Quindi facciamo un'alternanza di una mezza maglia alta e 2 mezze maglie alte per ogni punto sottostante. Quindi abbiamo iniziato con una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte, una. Nel punto seguente ne faremo 2 nello stesso punto, fino ad arrivare alla fine, e ci ritroveremo con 15 mezze maglie alte. Arrivati agli ultimi 2 punti, facciamo la 15ª maglia. Ci chiudiamo nella prima con maglia bassissima. Ora dobbiamo rialzarci con una catenella e fare una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Quindi 15 mezze maglie alte. 2, 2. Fatte le nostre 15 mezze maglie alte, ci chiudiamo sempre nella prima con maglia bassissima. Ci rialziamo sempre con una catenella e ripetiamo la stessa cosa. Facciamo altre 15 mezze maglie alte, quindi una mezza maglia alta per ogni punto sottostante. Quindi rendiamo il calice un pochino più grande. Poi questo è a vostro piacimento, potete anche fermarvi a questo punto. Arrivati qui alla fine, ci chiudiamo sempre nella prima maglia con maglia bassissima e da qui iniziamo a fare i nostri, andiamo a perfezionare comunque il calice. Quindi lavoriamo 11 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nella primissima catenella che ci ritroviamo dobbiamo fare una maglia bassissima, quindi facciamo passare direttamente nella solina. Nella seconda faremo una maglia bassa, filo sull'uncinetto. Nella terza faremo una mezza maglia alta, nella quarta faremo sempre una mezza maglia alta. Poi lavoreremo nelle maglie successive 4 maglie alte, quindi 1, 2,
3 e 4. Nelle ultime 2 maglie lavoreremo una maglia alta doppia per maglia, quindi o maglia altissima, 1 e 2 nell'ultima, meno. Andiamo nella lavorazione del calice, saltiamo una maglia, entriamo nella seguente e ci chiudiamo con maglia bassissima, quindi facciamo passare il filo direttamente nelle asoline. Entriamo nel punto successivo con maglia bassissima e ricominciamo a fare la stessa lavorazione. Facciamo 11 catenelle. Nella primissima catenella che abbiamo a disposizione facciamo una maglia bassissima, poi maglia bassa, 2 mezze maglie alte, 4 maglie alte e 2 maglie altissime. Ci chiudiamo sempre saltando una maglia di base, quindi ci chiudiamo in quella successiva e dopo ci spostiamo con maglia bassissima e ricominciamo la nostra lavorazione. Tutto questo lo faremo fino ad ottenere 5 foglioline di queste. Quindi continueremo a farci le nostre foglioline e ci rivedremo alla fine. Arrivati qui, dobbiamo lavorare l'ultima fogliolina, abbiamo 3 punti. Entriamo con maglia bassissima nel punto successivo e facciamo l'ultima fogliolina, chiamiamola così: 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nella prima che ci ritroviamo lavoriamo al solito la maglia bassissima, nella seguente lavoriamo la maglia bassa, 2 mezze maglie alte, 1 2 4 maglie alte, 1 2 3 e 4 e nelle ultime 2 maglie le maglie altissime o maglie alte doppie. Uno e 2. Saltiamo la maglia di base e ci ritroviamo a chiuderci nella maglia precedente il primo che abbiamo appunto formato. Qui possiamo tagliare il filo. Agganciamo la nostra lavorazione. Se voi avete intenzione di cucire il tutto, vi consiglio di lasciare il filo comunque più lungo per poter poi col lago cucire il tutto alla rosa. E qui abbiamo formato il nostro calice. Lo mettiamo qui insieme con i nostri petali e possiamo creare la fogliolina. Prendiamo il cotone verde e facciamo un cappiettino che non conteremo, quindi lo stringiamo
e lavoriamo 13 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nella prima catenella che abbiamo a disposizione lavoriamo una maglia bassa. Nella seconda lavoreremo una mezza maglia alta. Nella terza lavoriamo una maglia alta. Continuiamo 2 volte il filo sull'uncinetto a lavorare una maglia alta doppia o maglia altissima nella catenella successiva. Sempre 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo in quella nella prossima catenella e lavoriamo 2 maglie alte doppie nello stesso punto di base. Continuiamo con una maglia alta doppia e nella seguente ne lavoriamo 2 nello stesso punto. 1 e 2. Infine facciamo l'ultima maglia alta doppia e proseguiamo con una maglia alta nel punto seguente. 2 mezze maglie alte nei prossimi punti, nelle prossime catenelle. Nell'ultima catenella lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Ritorniamo indietro facendo esattamente la stessa cosa, quindi ci lavoriamo le 2 mezze maglie alte, la maglia alta, la maglia alta doppia, due maglie alte doppie nello stesso punto, maglia alta doppia, due maglie alte doppie nello stesso punto, 1 e 2, e maglia alta doppia, maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassa. E siamo ritornati al punto iniziale, entriamo al centro, ci tiriamo il filo con maglia bassissima e qui abbiamo creato la nostra fogliolina. Prendiamo il fil di ferro, ne prendiamo un pezzetto che ricopra tutta la circonferenza e ne avanzi un pochino, lo tagliamo e lo inseriamo alla fogliolina. Qui nel primissimo punto entriamo e facciamo una maglia bassa. Nel secondo punto un'altra maglia bassa. Dopodiché lavoreremo la foglia come ora vi farò vedere. Una catenella, entriamo nel punto successivo, tiriamo il filo e con maglia bassissima ce lo tiriamo all'interno della solina. Una catenella,
entriamo nella maglia, ci tiriamo il filo e lo facciamo passare con maglia bassissima, una catenella, entriamo nel punto successivo, maglia bassissima, una catenella, entriamo nel punto successivo, maglia bassissima, tutto questo incorporando il fil di ferro, una catenella, entriamo, maglia bassissima, una catenella, entriamo nel punto successivo, maglia bassissima, questo fino ad arrivare alla maglia bassa, catenella e maglia bassa del proprio in cima alla foglia. Arrivati qui in cima abbiamo le 3 maglie, quindi la maglia bassa, la catenella e la maglia bassa. Quindi senza fare la catenella entriamo nella maglia bassa facendo una maglia bassa, entriamo nella maglia centrale, quindi la catenella, e facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nella stessa maglia, quindi nella stessa catenella. Ora ci sistemiamo il fil di ferro e facciamo l'altra maglia bassa nella maglia bassa sottostante. Dopodiché continueremo a lavorare come abbiamo fatto dall'altra parte, iniziando subito ad entrare nella maglia con maglia bassissima, quindi tirandoci il filo, e poi cominciando catenella, entriamo nella maglia successiva e facciamo una maglia bassissima, catenella, maglia successiva, maglia bassissima, fino ad arrivare alla fine. Arrivati agli ultimi 2 punti, li lavoriamo come abbiamo fatto all'inizio, facendo 2 maglie basse, quindi facciamo la prima e facciamo l'ultima maglia bassa. Entriamo nella maglia dall'altra parte, quindi nella prima maglia dall'altra parte, e con maglia bassissima ci tiriamo il filo. Qui abbiamo formato la nostra fogliolina. Come vedete ha questo contorno seghettato, come appunto è la foglia vera, ed è una fogliolina bella piena. La sistemiamo e cominciamo a stringere il fil di ferro per un pezzetto. Facciamo passare il cotone e ci giriamo attorno, come se costruissimo con il cotone stesso un piccolo gambo della foglia, che poi ci servirà proprio per il montaggio delle 3 foglioline. Lo facciamo passare all'interno del fil di ferro, continuiamo a stringerlo e tagliamo il filo, e abbiamo fatto la nostra foglia. Di queste foglie ne dobbiamo fare, in questo caso io ne ho fatte 3 perché faccio i rametti da 3. Poi voi nelle rose poi ne potete fare ad esempio 2 gruppetti da 3, quindi 6 foglioline per poterle riempire. Fatte anche le foglie, ora siamo pronti per il montaggio della rosa. Siamo pronti a montare la rosa. Quindi prendiamo il bastoncino che vogliamo utilizzare. Io in questo caso vi ho anticipato che avevo il fil di ferro per recinzione, quello verde. Prendo il petalo piccolino, se vi ricordate abbiamo fatto il petalo piccolino e altri 2 petali sempre piccoli.
lo sistemo nella parte, questa è la parte dietro e questa è la parte davanti, lo sistemo all'incirca al centro, quindi deve arrivare al centro. Prendo la colla a caldo e la inserisco nel bastoncino, lo giro, tengo premuto, metto un altro goccino di colla a caldo nell'altra parte del petalo e lo inserisco del tutto, così. Al solito ora, per farvi vedere meglio, ecco, così. Ora prendiamo l'altro petalo, sempre piccolo, mettiamo il rovescio dalla parte dentro, quindi nel fuori deve stare il dritto, e lo mettiamo di fronte a quello che abbiamo appena messo, così. Dopo averlo all'incirca sistemato, mettiamo un goccino di colla a caldo da una parte e lo attacchiamo. Questa operazione la potete fare, ripeto, anche con l'ago, quindi potete cucire i petali. Se volete fare una rosa per inserirla in un ciotolo, in una come decorazione, non prendete il fil di ferro, però iniziate a fare questa operazione di unione petali senza fil di ferro, quindi unite così sempre nello stesso modo i petali soli. Prendiamo l'altro e uniamo anche l'altro, quindi inseriamo un pochino da una parte di colla a caldo e un pochino dall'altra, così. Ora prendiamo i petali medi, prima lo sistemiamo senza attaccarlo, quindi lo sistemiamo della lunghezza esatta, come lo vogliamo appunto mettere. Dopodiché faremo allo stesso modo, prima da una parte e lo attacchiamo e poi dall'altra. Continuiamo con il secondo. Lo uniamo da una parte e lo uniamo dall'altra. Dopodiché prendiamo l'ultimo. Mi raccomando, state attenti a far venire questa parte finale nella parte sotto. Quindi sistemiamo anche questo.
lo inseriamo prima da una parte e poi dall'altra. E quindi abbiamo inserito anche i petali medi. Già così la potete utilizzare come rosa, quindi solo con i petali piccoli e i petali medi. Guardate che bella. Ora noi faremo una rosa più grande, quindi inseriremo gli altri. Prendiamo il primo petalo grande, lo sistemiamo da una parte, all'incirca così, e lo attacchiamo. Da una parte e dall'altra. Prendiamo l'altro e facciamo la stessa cosa fino a quando li avremo inseriti tutti. Quando siete convinti della posizione, prendete e lo posizionate sia da una parte che dall'altra. Li dovete mettere tutti della stessa altezza, all'incirca. Quindi inserite, attaccate, quindi anche dall'altra parte. E ora inseriamo l'ultimo. Che ci va a completare la nostra rosa. La finiamo di sistemare anche qui nella parte laterale. Levate la colla a caldo in eccesso e qui abbiamo la rosa che abbiamo appena formato. È veramente bella e soprattutto grande. Guardate, questa è la rosa. Ora dobbiamo inserire il calice, quindi prendiamo il calice, lo inseriamo. Il calice deve stare un pochino, ci deve formare questa parte, dopodiché attaccheremo le nostre foglioline. Quindi inseriamo nella parte sotto sia della rosa che del calice un po' di colla a caldo. Cercate di non toccare il bastoncino, scusate se me ne vado fuori inquadratura, però purtroppo è un pochino
problematico il montaggio. Io cerco di farlo al meglio. Dopodiché inseriremo, dopo che già è sistemato e fermo, il calice della nostra rosa, inseriremo le nostre foglioline. Quindi mettiamo un goccino di colla a caldo per ogni petalo e lo inseriamo direttamente nella rosa. Mi raccomando, mettetene poca perché se si vede è un pochino antipatica, quindi cercate di metterne proprio un goccino. E ora facciamo l'ultimo. E abbiamo inserito anche il calice della rosa, così. Ora prendiamo la guttaperca e la inseriamo, quindi ricopriamo il gambo, questa la potete trovare, perché mi scrivete in tanti, la potete trovare sia dai fiorai e sia su Amazon. Mi raccomando, io solitamente prima di acquistare leggo le recensioni. Mi raccomando, leggete le recensioni, quella che è più indicata e quindi che hanno provato in tanti, la potete acquistare tranquillamente. Per quanto riguarda l'acquisto online, per quanto riguarda invece dal fioraio, non tutti magari la vendono, ma quasi tutti ne sono forniti perché fanno delle composizioni e quindi ce li hanno. Comunque ricoprite tutto il gambo, dopodiché ora sistemiamo le foglioline e applicheremo anche queste. La sistemazione che faremo questa volta è così: mettiamo una fogliolina più alta e due foglioline più basse, così le inseriamo così e cerchiamo di fissarle nella parte sotto. Dopodiché le distanziamo e le uniamo un pochino qua al centro. Dopo che siamo soddisfatte del risultato, possiamo inserire un pezzettino sempre di guttaperca per coprire la parte sotto e per fermarle. Le possiamo inserire alla nostra rosa, quindi in questo caso le inseriremo qui, le distanziamo così, dandogli una forma e le inseriamo sempre con il nastro.
così. E abbiamo inserito anche le foglie alla nostra rosa. E qui, e questo è il risultato. Questo è il risultato finale della nostra rosa con foglioline e calice. È veramente bella e sicuramente farete un figurone regalandola oppure addobbando il vostro tavolo, perché si sa che ora viene San Valentino, la festa della mamma, la festa della donna, ma soprattutto ogni casa ha bisogno di fiori, quindi potete fare un bel bouquet da mettere appunto nel vaso in casa vostra. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.